Ragazzi, Specialized c'è riuscita di nuovo. More natural, more power. E adesso vi spiego perché. Ragazzi, finalmente eccoci qua con un vero e proprio test sulla nuova Levo Generazione 4. Dico un vero e proprio test perché a un mese dall'uscita abbiamo avuto modo di provarla proprio per questo considerevole periodo. L'abbiamo provata con diverse condizioni atmosferiche, come sapete ha piovuto, c'è stato caldo, quindi abbiamo provato su sentieri fangosi, su sentieri polverosi. Ad oggi possiamo darvi una prima reale, concreta impressione. Allora, iniziamo dal punto di vista estetico. Il layout della bicicletta, come vedete, è totalmente nuovo, è in buona sostanza come era la vecchia Levo Generazione 3, è la Levo copia, diciamo, motorizzata della Stumpjumper 15, un layout non nuovo ma già conosciuto perché la Levo SL in buona sostanza ricalca lo stesso layout della Levo Generazione 4. Quello che però ovviamente salta immediatamente all'occhio è un tubo obliquo molto più generoso della vecchia generazione e ovviamente, guardando qua sotto, il cuore della bicicletta, il nuovo motore che equipaggia le Turbo Levo. Nel caso di specie noi stiamo provando una Turbo Levo Generazione 4 S-Work equipaggiata con il motore S-Work, notate bene, che caratterizza praticamente soltanto questo allestimento, dotato di una coppia di 111 Nm e ovviamente all'interno del tubo obliquo troviamo la generosa batteria da 840 watt e proprio come potete aver già visto nei precedenti video, in questa zona è alloggiato un vero e proprio SWAT che serve per portare camere d'aria, oggetti o qualsiasi cosa voi vogliate. Contrariamente all'estetica che può essere ritenuta e che molti ritengono, leggendo in giro, un pochettino appesantita, nella realtà dei fatti, nel riding, questa bicicletta risulta, a mio parere, essere molto più agile e molto più pedalabile della vecchia bicicletta. L'agilità è conferita sicuramente per il fatto di aver rivisitato tutte le quote geometriche, si pedala molto meglio, il tubo sella è molto più verticale rispetto a quello della vecchia generazione, tant'è che passando da una S3 generazione 3 a una S3 generazione 4 magari si ha anche la sensazione di essere un filo corto. In realtà si capisce poi che è semplicemente una questione di abitudine ed una posizione in sella migliorata, soprattutto per quanto riguarda la salita. Ma non solo, il fatto che il tubo sella sia più verticale permette anche a sella abbassata di avere un minore ingombro praticamente della bicicletta nei tratti discesistici e quindi di rendere praticamente questa bicicletta molto più giocosa e molto più facile da manovrare. Il peso è maggiore rispetto alla G3? Sì, vero, ma questo non si sente assolutamente e anche qua devo dire, e mi sono ricreduto diciamo in questo mese, perché il peso maggiore mi dava un pochettino di dubbi rispetto alla vecchia generazione. Diciamo che questo peso maggiore è supportato però da una geometria che è veramente, oserei dire dal mio punto di vista, stravolta rispetto alla generazione 3, stravolta in termini di resa geometrica. Poi, come andando a vedere, in realtà questi stravolgimenti non sono così grandi. Parliamo praticamente di quello che è il cuore di questa generazione 4, il nuovo motore. Il claim di Specialized dice more power, more natural. In realtà questo motore dotato di una coppia maggiore rispetto al vecchio motore si pedala in modo molto più naturale. L'idea che mi sono fatto è che grazie al fatto alla nuova concezione, alla nuova progettazione di questo motore, quindi l'assenza di una cinghia che fa attrito e quindi rappresenta solo di ingranaggi, è un po' come pedalare una bicicletta con un cambio interno al movimento centrale. Mi ricorda molto, non so chi di voi possa averlo provato,
la pedalata con un sistema pinion, quindi quei sistemi che hanno il cambio inserito, diciamo, all'interno del movimento centrale. La pedalata è molto più naturale e rispetta molto di più, diciamo, la forza, i watt sprigionati dalla gamba, e vi devo dire realmente che vi è quasi l'assenza di attrito. Altra cosa sulla quale voglio porre un grandissimo accento è la silenziosità di questa bicicletta. Io biciclette elettriche un pochettino ne ho provate e devo dire che veramente questo motore è silenzioso, assolutamente silenzioso, anche nei tratti in salita, in cui la salita si fa impervia e abbastanza pendente, non si sente il motore sguaire come il precedente o come altri motori attualmente sul mercato. In discesa la bicicletta com'è? Super divertente, è super divertente sui percorsi flow, molto stabile. L'ammortizzatore posteriore, ovvero il Fox Gini, che trovate ovviamente anche sulle serie inferiori alle S-Work, ovviamente con altre caratteristiche, magari con qualche features in meno, magari senza il trattamento Kashima, è una bomba, ragazzi. Quello che dicono in Specialized, ovvero quello di avere un ammortizzatore ad aria che si comporta come un ammortizzatore a molla, non è semplicemente un claim pubblicitario, ma è la realtà. L'ammortizzatore funziona veramente bene. Io assolutamente non sento l'esigenza di fare un upgrade piuttosto che di passare un ammortizzatore a molla. La bontà di questo progetto è anche dimostrata dal fatto che con ogni probabilità Gini, la tecnologia Gini, è in pendenza di brevetto e si vocifera anche che questa tecnologia verrà poi, non si sa in che modo, comunque utilizzata da Fox anche sulla serie in produzione. Passando all'equipaggiamento di questa splendida Levo S-Work, non posso non menzionare la Fox 38 con la nuova cartuccia GripX 2. La cartuccia GripX 2 anche in questo caso funziona molto meglio rispetto alla vecchia cartuccia, nel senso che le regolazioni che voi andate a fare, dal mio punto di vista, quello che ho notato io è soprattutto sulla parte delle compressioni, quindi compressioni a alte velocità e basse velocità, vanno a incidere molto di più rispetto alla vecchia cartuccia e sono molto più palpabili e avvertibili. Anche in questo caso ben vengano i freni con cui è equipaggiata praticamente questa bicicletta, a mio parere, rispetto ai vecchi Magura MT7 che equipaggiavano il precedente modello S-Work. In questo caso abbiamo i nuovissimi Maven, ovviamente nella versione Ultimate, e sono dei freni, ragazzi, da paura, funzionano veramente benissimo. Altra nota degna di merito è che, come vedete anche in questo caso, la trasmissione cambio posteriore è un cambio posteriore T-Type XX di SRAM. La cosa degna di nota è che ovviamente Specialized ha pensato a tutto e quindi ha pensato anche di collegare l'alimentazione del cambio direttamente all'alimentazione della batteria. È sempre possibile alloggiare una batteria SRAM al posto di questa tipologia di alimentazione diretta, tuttavia dal mio punto di vista questo è un grandissimo plus. Dove dà in meglio di sé questa bicicletta? Due sono i punti: la geometria, che veramente dal mio punto di vista è molto azzeccata, permette di pedalare questa bicicletta in modo molto più rilassato e, mi ripeterò, e naturale. E poi il motore, ragazzi, non pensate che i 110 Nm della S-Work piuttosto che i 100 Nm di coppia dei motori che equipaggiano le altre versioni portino a considerare questa bicicletta un motorino. No, semplicemente gli Newton metro in più sono funzionali a farvi sentire questo motore più naturale nella pedalata e a dare quel supporto maggiore in potenza che però non si traduce in aggressività del motore, quindi aggressività della bici.
La bici è realmente manovrabile e agile come una bicicletta tradizionale. Ragazzi, che dirvi? Passate a vedere queste meraviglie in negozio oppure cliccate sull'organ.com. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like e seguiteci nei prossimi test. Ciao!